Ciao a tutti amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, leone, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di febbraio, ragazzi, e abbiamo la carta dell'appeso. Devo dire che quando c'è la carta dell'appeso è sempre un momento di riflessione, un momento di stand-by, un momento anche di riposo per qualcuno, ed è una carta che invita, diciamo, ad accettare la situazione così com'è. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate le previsioni per il 2024, il link alle tarot pratiche del 2024 che sono come dei pomeriggi di esercitazione e inoltre vi ricordo che fino a fine febbraio c'è la lettura karmica in promozione. Bene, le letture sono inerenti agli affetti in generale, possono essere affetti familiari, di amicizia piuttosto che romantici. Io vi dirò qual è, diciamo, l'andamento generale dell'energia e andrò via via a farvi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora ragazzi, partiamo con una bellissima ruota della fortuna, una regina di spade, il matto, la giustizia, la luna, tanti arcani maggiori, devo dire, amici del leone, un papa, un altro arcano maggiore, e poi abbiamo un 2 di spade e un cavaliere di spade. Bene, partiamo con una ruota della fortuna, quindi devo dire che si parla di un cambio, della conclusione di un ciclo al fine di iniziarne uno nuovo. Può anche far riferimento a qualche tipo di eredità, piuttosto che di premio, di opportunità inaspettata. Per qualcuno è già arrivato, per qualcuno deve ancora arrivare, adesso dipende dalla decade di nascita. Però ho come la sensazione che qui ci sia diciamo nell'aria un cambio importante. Abbiamo anche la regina di spade, potrebbe rappresentare una persona o la vostra energia. In ogni caso si parla di, mi viene da dire, fare dei programmi, regolarizzare certe cose, piuttosto che sì, prendere un certo distacco dalle cose, come questa sensazione. Abbiamo anche la giustizia, qui sono due carte che hanno la spada, quindi come se ci fosse bisogno di tagliare qualche cosa. Ragazzi, andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dalla ruota della fortuna. Imperatore, 4 di bastoni, di nuovo la ruota della fortuna e un cavaliere di spade. Qui si tratta di un cambio. Allora, potrebbe essere o un cambio inerente un ruolo, un cambio inerente una, mi viene da dire una situazione quotidiana, una situazione di sicurezza. Per qualcuno potrebbe essere la casa, per qualcun altro è una questione lavorativa, per qualcun altro invece risuona come una questione con un genitore. È come se le cose dalla ruota della fortuna in avanti prendessero una certa velocità. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un 6 di coppe, un re di spade, un 3 di coppe e perdonatemi un attimo, mi è cascata una carta, la recupero. Fante di pentacoli. Guardate, qui avete re e regina. Si potrebbe anche parlare di una coppia, diciamo per destino, se consideriamo che qui abbiamo anche 2 volte la ruota della fortuna e un 4 di bastoni.
Ho l'idea che potrebbe esserci da festeggiare, magari vi dico, il 6 di coppe fa sempre riferimento a qualche cosa che riguarda il passato, o è un sogno di tanto tempo indietro, o è una persona che risale al passato. Andiamo a vedere il matto. Papa. È come se ci fosse la volontà di andare oltre, la volontà di... Sì, di andare oltre. Guardate, per qualcuno è un cavaliere di bastoni, per qualcuno si tratta del volere qualche cosa in più, del volere un'avventura, del volere una storia con questa persona che magari ritorna dal passato. Ve lo dico così perché abbiamo sia il matto che il 6 di coppe che il 3 di coppe e il cavaliere di bastoni. Quindi ho come la sensazione che se per caso, ragazzi, ci fosse stato un cambio qui, magari di una situazione lavorativa piuttosto che abitativa, potrebbe essere che nella terza parte, nella terza settimana di febbraio, appunto, o ritorni una persona o ritorni un certo tipo di sogno ehm, che in qualche modo avete voglia di concretizzare, mi viene da dire, di portare alla luce. C'è come un entusiasmo qui. Se fosse una relazione, cioè se fosse una persona con la quale aspirate ad una relazione più seria, vi dico che potrebbe essere anche una bella relazione. Andiamo a vedere la giustizia però. 7 di bastoni e 5 di pentacoli. Allora, qui potrebbe esserci o qualche questione burocratica che impedisce questo cambio e da lì la carta dell'appeso, quindi il dover aspettare, o è qualche tipo di questione economica. O ragazzi, vi dirò che avendo l'imperatore e la giustizia, questa persona che ritorna potrebbe essere sposata o impegnata comunque. Non è così per tutti, ovviamente. Se per esempio fosse del filone a cui risuona come una lettura familiare, quindi questo imperatore risuona come l'archetipo di un genitore, qui sento che è come se ci fosse la voglia di avere un riconoscimento, di compiere anche un sogno, è come se ci fosse del lavoro da fare in questo senso. E ho come la sensazione che manchi questa questione burocratica, questo finanziamento per qualcuno è l'attesa di un finanziamento, lo sblocco di un mutuo, qualcosa per lo stile, magari per prendere una casa, magari per realizzare appunto questo sogno, che può o meno essere un sogno di coppia, perché per qualcuno lo sento molto come un sogno familiare. Andiamo a vedere la luna. Mm. Abbiamo un 5 di bastoni. Mm. Allora, quando c'è la luna, ragazzi, si parla delle proiezioni, si parla delle paure e nella quarta settimana di febbraio vi dico che potrebbe esserci qualche cosa, di nuovo, è anche una carta che parla di passato, però è come se ci fossero, potrebbero delle discussioni, in realtà. Però vi dico, avendo il 7 di coppe, è più come se fossero illusioni. Può essere che a causa di questo stand-by che dobbiate vivere con l'appeso iniziate a fare voli pindalici con la mente a dire adesso come faccio, come risolvo il problema e se succede questo e se succede quell'altro. È come se ci fossero delle dinamiche che ritornano dal passato. E qui arriva di nuovo il Papa come se ci fosse bisogno di una guida. Vi ricordo che il Papa può essere una guida spirituale, ma anche semplicemente una guida, diciamo, di vita. Può anche rappresentare un amico, ok? Non necessariamente deve essere un terapeuta. Andiamo a vedere il Papa. Però è come se vi invitassero a essere più, diciamo, a mediare, ecco, perché il Papa è anche il mediatore. Allora abbiamo un 6 di pentacoli, la carta della luna, e un 10 di coppe, di nuovo la luna.
È come se ci fosse una sorta di paura a doversi accontentare di qualcosa, a non fare le cose in modo giusto, in modo equo in questa relazione o in questa situazione. Perché qui in realtà sento che le cose cambiano e la dinamica dopo questa ruota della fortuna potrebbe essere proprio stabile. Se c'è questo sogno, questa persona che ritorna dal passato, sento che avete bisogno di mediare, avete bisogno di farvi guidare in un certo senso verso la realizzazione di questo sogno, di questa relazione. C'è qualche cosa a livello burocratico che crea qualche tipo di delusione, ragazzi. Se non è la burocrazia in questo caso, potrebbe essere, se fosse per esempio il ritorno di una persona del passato, ma come vi dicevo prima che è sposata, potrebbe essere il fatto appunto che c'è un contratto già in essere, che comunque crea una situazione di carenza tra voi e l'altra persona, perché ovviamente il contratto ce l'ha con qualcun altro. Quindi qui si inizia a farsi qualche domanda, nella quarta settimana di febbraio ci si comincia a chiedere: ma è veramente la persona giusta? È veramente il sogno che io voglio realizzare? O sono illusioni? Che cosa, scusate, che cosa con la luna sono reali possibilità di sviluppo di un progetto e che cosa invece sono semplicemente proiezioni, sogni. Tra l'altro nella quarta settimana di febbraio potrebbe essere molto molto attiva l'attività onirica, quindi fate attenzione ai sogni, potete anche appuntarveli quando vi svegliate. Andiamo a vedere due di spade. È come se aveste bisogno di questa guida perché non avete ancora bene tutto chiaro. 8 di coppe e 8 di pentacoli. È come se, perché il 2 di spade è un bivio, è un po' come se fosse un invito a guardarvi dentro. Sentite più forte l'istinto di andarvene, l'istinto di fare qualcosa di nuovo, di andarvene dalla situazione passata, o in realtà sentite più forte l'istinto di creare un qualche cosa di stabile? Perché qui l'idea di stabilità ce l'ho molto forte con l'imperatore e il 4 di bastoni. E 2 volte la ruota della fortuna, ragazzi. Qua c'è proprio un ciclo che si chiude per dare il passo a un nuovo ciclo. Però è proprio come se qui ci fosse questo momento di appeso, di stop, che per qualcuno è uno stop burocratico. E qui iniziano a venirvi come dei dubbi nella quarta settimana di febbraio. Però ho anche la sensazione che con questo re, con questo cavaliere di spade, vi dicano di andare dritti verso l'obiettivo. Datemi una carta per il cavaliere. Perché secondo me da qua in avanti, da metà febbraio in poi, ecco infatti, le cose subiranno un'accelerata. Però ragazzi, guardate, avete 2 10 qui. E comunque siete guidati dal Papa. Per cui credo che questa ripetizione della carta della luna sia un po' per mettervi in guardia su quello che effettivamente si può fare, su quello che invece non si può fare, su quelle che sono le illusioni, su quelle che sono, mm, diciamo, le perdite di tempo, le chiacchiere inutili, mi viene da dire. Devo dire che vedendo queste carte ho come la sensazione che questo Papa arriverà a rompere alcuni schemi karmici del passato, proprio perché è lì per mediare la situazione. Difatti poi comunque abbiamo un 10 di coppe che è la piena soddisfazione. Bene ragazzi, andiamo a vedere una carta di questi oracoli. Questi li ho scritti io e sono oracoli, diciamo, che servono per mettere in luce quella che potrebbe essere una zona d'ombra che rallenta il movimento energetico di questo periodo. Andiamo a vedere. Ok, allora, incomprensione è la prima e qui lo sento un po' qua, sinceramente.
come se ci fosse qualche cosa che non capite o della situazione o della relazione, magari del modo in cui si comporta l'altro. È per quello che avete anche qui l'appeso, vi dice di guardare le cose da un altro punto di vista. Depressione, e qui lo potrei risentire un pochettino con il 5 di pentacoli e queste due carte della luna, questa sensazione di delusione, di tristezza. Però ragazzi, guardate, è solo perché avete la sensazione di lottare da soli contro il mondo. In realtà è solo una vostra sensazione, perché non siete, anche se fisicamente nel 3D siete soli, vi sentite soli, in realtà poi sempre, costantemente intorno a noi ci sono ehm, anime, esseri, entità di luce che comunque ci proteggono. E poi abbiamo la carta del dipendente. Questa la sento molto con il 5 di pentacoli, ragazzi. Può essere una dipendenza di tipo finanziario, una dipendenza economica, può essere una dipendenza emotiva anche. Probabilmente per quello anche che qui avete due volte la carta della luna. È come se aveste paura di ricadere in certe dinamiche del passato, ma vi dico, siete già passati dalla ruota della fortuna, quindi le dinamiche qui si rompono, ok? Andiamo a vedere ancora una fatina. Ok. Fermezza. E questa fatina sta camminando in equilibrio su una ragnatela, letteralmente. Però tiene saldamente il suo cuore in mano. È un po' come se vi dicesse: non importa dove state camminando, se il terreno non è proprio, diciamo, solido, l'importante è che facciate tutto con il cuore in mano, un po' come se dicesse così. Bene, amici del leone, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io comunque vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!